Ciao a tutti e a tutte e benvenuti e benvenute nel mio giardino e ovviamente bentornati e bentornate sull'Ernilango. Dal momento che è primavera ho deciso di approfittare della primavera e di registrare la lezione di oggi nel mio bellissimo giardino. Ovviamente sapete che all'esterno ci sono dei rumori come cani che abbaiano, uccellini che cantano e fiume che scorre qui alle mie spalle, rumori che ahimè non si possono silenziare, quindi mi dispiace se ci saranno questi rumori, ma immagino che per la maggior parte delle persone nel mondo, fatta eccezione dell'abbaiare dei cani che può essere fastidioso, penso che gli uccellini e il rumore del fiume che scorre sono dei suoni piacevoli. Ma quindi bando alle ciance e partiamo subito con la nostra lezione. Prima però di partire con la nostra lezione voglio ricordarvi che se volete del materiale extra come la trascrizione dei podcast in formato PDF, la trascrizione delle interviste in formato PDF con glossario e quindi con elenco dei termini difficili e delle espressioni difficili presenti nelle interviste, poi oltre a questo se volete gli esercizi che pubblichiamo sul nostro sito in formato PDF, con pochissimi euro al mese potete avere questo e potete anche con pochissimi euro al mese sostenere il nostro progetto digitale. Quindi se volete e potete nel nostro sito, nella sezione contenuti esclusivi, troverete tutte le informazioni per avere questo materiale extra e per supportare così il nostro progetto digitale. E dunque, fatta questa introduzione, partiamo subito con la lezione di oggi. La lezione di oggi è la terza ed ultima sulla concordanza con l'indicativo. Attenzione! Nella lezione di oggi vedremo le regole di concordanza nella frase italiana quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo. Prima di andare avanti, ci tengo a precisare che questa è una lezione di livello avanzato, quindi è una lezione per studenti e studentesse di livello C1 e C2. Infatti, per poter capire appieno i contenuti di questa lezione, avete bisogno di conoscere concetti come frase complessa, frase semplice, frase principale, frase subordinata. Inoltre, dovete aver già studiato il futuro anteriore in italiano. Quindi, se non conoscete tutti questi concetti, la lezione di oggi potrà essere un po' difficile per voi. 2 settimane fa ho pubblicato una lezione in cui spiego brevemente i concetti di frase semplice, frase complessa, frase principale e frase subordinata. La trovate qui sul nostro canale. Inoltre, nelle lezioni precedenti che ho pubblicato sul nostro canale con argomento concordanza ho anche spiegato in modo più approfondito che cosa significa concordanza, cosa sono cioè le regole di concordanza in italiano. Quindi se volete approfondire questi concetti vi invito a guardare i nostri video che trovate sul nostro canale YouTube. E dunque passiamo subito a vedere le regole di concordanza in italiano quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo. Ricordo che per regole di concordanza intendiamo le regole di connessione che si creano all'interno della frase complessa in italiano tra il tempo verbale della frase principale e il tempo verbale della frase subordinata. Come ho già detto nelle lezioni precedenti, tra il tempo verbale della principale e il tempo verbale della subordinata si possono creare 3 tipi di legami, 3 tipi di relazione. È possibile infatti che il tempo della principale e il tempo della subordinata, quindi l'azione della frase principale e l'azione della frase subordinata, succedono allo stesso tempo. Oppure è possibile che il tempo della frase principale e il tempo della frase subordinata e dunque l'azione della frase principale e l'azione della frase subordinata succedono in tempi diversi. Ed è dunque possibile che il tempo della principale succede prima di quello della subordinata o è possibile che l'azione della principale succede dopo dell'azione della subordinata. E tutto questo, ricordo e ripeto, sempre nella linea del tempo, formata da presente, passato e futuro. Adesso ho fatto solo un piccolo riassunto delle regole di concordanza.
Spiego meglio questo concetto nel video che ho pubblicato 2 settimane fa sul nostro canale, video che trovate qui, se volete approfondire questo concetto di concordanza in italiano. E dunque vediamo subito la concordanza, le regole di concordanza in italiano quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo. Anche in questo caso possiamo creare, quando abbiamo nella frase principale il futuro semplice indicativo, anche in questo caso possiamo creare 3 tipi di rapporti, 3 tipi di legami tra il tempo verbale della principale e il tempo verbale della subordinata. Partiamo dal primo rapporto, dal primo legame, che come sapete è un rapporto di contemporaneità e questo significa che l'azione della frase principale e l'azione della frase subordinata succedono nello stesso tempo, nella nostra linea del tempo formata da presente, passato e futuro. Per creare un rapporto di contemporaneità, quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo, nella frase subordinata dobbiamo usare il futuro semplice indicativo. Esempio, saprò che uscirai. Vedrò quando mi mostrerai. Oppure capirò perché lo vedrò. Vedete? In tutti questi 3 esempi ho usato sia nella frase principale che nella frase subordinata il futuro semplice indicativo. E in questo caso le 2 azioni della frase principale e della frase subordinata succedono allo stesso tempo, ma questa volta succedono allo stesso tempo ma nel futuro, ok? Quindi ci spostiamo nella parte del futuro, nella parte della linea del tempo dedicata al futuro, occupata dal futuro. Succedono allo stesso tempo contemporanee, ma qui. Adesso invece vediamo il secondo legame, il secondo tipo di rapporto che si può creare tra il tempo della frase principale e il tempo della frase subordinata. Anche in questo caso, quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo, possiamo creare un rapporto di anteriorità con l'azione della frase subordinata. E questo significa che l'azione della frase subordinata succede prima nel tempo rispetto all'azione della frase principale. Creiamo un rapporto di anteriorità quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo, se nella frase subordinata usiamo o l'imperfetto indicativo o il passato prossimo indicativo o ancora il futuro anteriore, perché la parola futuro anteriore ci dice è un futuro anteriore, cioè precedente che succede prima al nostro futuro semplice. Ma vediamo subito degli esempi. Saprò che sono usciti. Vedete? Saprò nel futuro che nel passato sono usciti. O ancora, saprò che uscivano. Vedete? Anche in questo caso abbiamo usato l'imperfetto e creiamo un rapporto di anteriorità. Vi ricordo che se non sapete la differenza tra passato prossimo e imperfetto in italiano, ho pubblicato una lezione sul nostro canale in cui spiego questa differenza e la trovate qui. Passiamo adesso invece a vedere il nostro futuro anteriore, che come, ripeto, dice la parola, è un futuro anteriore, cioè precedente, che succede prima nella linea del tempo rispetto al nostro futuro semplice. Quindi prendiamo una frase: uscirò solo dopo che sarai rientrata. Vedete? Siamo nel futuro, quindi siamo nella parte della linea del tempo dedicata, occupata dal futuro. Quindi nel futuro io uscirò solo dopo che, quindi uscirò qui, solo dopo che tu sarai rientrata. Quando tu sarai rientrata, questo punto qui, io nel futuro uscirò. Quindi uscirò, siamo qui nel futuro in questa parte qua, solo dopo che tu sarai rientrata. Quindi quando sarai rientrata, e siamo qui, siamo prima del futuro, vedete? Siamo più vicini al presente rispetto al futuro. Quando tu sarai rientrata, io poi uscirò, vedete? Quindi anteriore nel senso che succede prima del futuro semplice. Quindi ripetiamo, quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo e nella frase subordinata abbiamo l'imperfetto indicativo, il passato prossimo indicativo o il futuro anteriore, possiamo creare tra il tempo della frase principale e il tempo della frase subordinata un rapporto di anteriorità
E questo significa che l'azione della frase subordinata succede prima nel tempo rispetto all'azione della frase principale. Infine, vediamo l'ultimo tipo di legame che possiamo creare tra il tempo della frase principale e il tempo della frase subordinata. E l'ultimo, il rapporto di posteriorità. E questo significa che l'azione della frase principale succede prima nel tempo dell'azione della frase subordinata. In questo caso è molto semplice, perché non esiste un futuro più futuro del futuro semplice. Quindi quando volete creare un rapporto di posteriorità, dovete usare nella frase principale il futuro semplice indicativo e nella frase subordinata il futuro semplice indicativo. Ok? Ma facciamo un esempio, vedete, uscirò perché comprerò delle cose. Uscirò nel futuro perché nel futuro comprerò delle cose, ma non abbiamo un tempo verbale più futuro del futuro. E quindi anche per creare posteriorità dobbiamo usare nella frase subordinata il futuro semplice indicativo, semplicemente. Bene, ricapitoliamo tutto quello che abbiamo detto finora. Abbiamo visto in questa lezione le regole di concordanza in italiano con l'indicativo quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo. Quando nella frase principale abbiamo il futuro semplice indicativo, creiamo con la frase subordinata un rapporto di contemporaneità se nella frase subordinata usiamo il futuro semplice indicativo. Creiamo un rapporto di anteriorità se nella frase subordinata usiamo l'imperfetto indicativo, il passato prossimo indicativo e il futuro anteriore. Ed infine creiamo un rapporto di posteriorità se nella frase subordinata usiamo il futuro semplice indicativo. Bene, io ho finito con la lezione di oggi. Vi ricordo che sul nostro sito potete trovare degli esercizi su questo argomento per poter fare pratica. Non ve lo devo ripetere, mi raccomando, se avete delle domande scrivete nei commenti e io sarò sempre felice di rispondere. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una splendida giornata e anche una buona Pasqua, perché questa è l'ultima lezione prima delle vacanze di Pasqua. Quindi buona Pasqua a tutti, divertitevi e siate felici. Ci sentiamo alla prossima lezione. Ciao!